Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Batixim So.Se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Batixim? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Batixim durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Batixim? Batixim è un farmaco a base del principio attivo cefotaxima sodica, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di terza generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda So.Se.Pharma SRL. Batixim può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Batixim 1G Polv e Solv. Imoev 1 Flac Polv più 1 fiale a 4 ml Solv. Batixim 1G polvere e Solv. Immunoflac polvere più 1 fiale a 4 ml Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: So.Se.Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: cefotaxima sodica. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gram-negativi difficili o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati o immunodepressi. È indicato, inoltre, nella profilassi delle infezioni chirurgiche. Posologia: la dose e la via di somministrazione vanno scelte a seconda del tipo di infezione, della sua gravità, del grado di sensibilità dell'agente patogeno, delle condizioni e del peso corporeo del paziente. La durata del trattamento con cefotaxime varia a seconda della risposta terapeutica. La terapia dovrebbe comunque essere continuata almeno fino a 3 giorni dopo lo sfebramento. Adulti. La posologia di base è di 2 g al giorno, 1 g ogni 12 ore, da somministrare per via intramuscolare o endovenosa e se necessario può essere aumentata a 3-4 g e nei casi molto gravi fino a 12 g per via endovenosa, riducendo opportunamente l'intervallo tra le somministrazioni a 8-6 ore. Per quanto riguarda la somministrazione per via endovenosa delle dosi più basse, si ricorre all'iniezione diretta da eseguire in 3-5 minuti, nel caso sia già in corso infusione venosa si può pinzettare il tubo circa 10 cm al di sopra del lago ed iniettare il cefotaxime nel tubo al di sotto della pinzettatura. Alle dosi più elevate il cefotaxime può essere somministrato per infusione endovenosa breve, 20 minuti, dopo aver sciolto 2 g in 40 ml di acqua per preparazioni iniettabili, soluzione fisiologica isotonica o soluzione glucosata, oppure per infusione endovenosa continua, 50-60 minuti, dopo aver sciolto 2 g in 100 ml di solvente, plasma expander, e magelodestrani. Si raccomanda di non miscelare il cefotaxime con soluzioni di sodio bicarbonato. Allorché copyright si ricorre alla via endovenosa, è comunque consigliabile iniziare la terapia somministrando il cefotaxime direttamente in vena. Pazienti particolarmente sensibili possono lamentare dolore dopo iniezione intramuscolare. Per il trattamento di questi soggetti si consiglia l'impiego, fino a 2 volte al giorno, di un solvente contenente lidocaina cloridrato soluzione 1%, fatta eccezione per i soggetti ipersensibili alla lidocaina. Questa soluzione va impiegata solo per via intramuscolare e quindi si deve assolutamente evitare la somministrazione endovasale. Bambini. Al di sotto dei 12 anni si possono somministrare 50-100 mg/kg da suddividere in 2-4 somministrazioni giornaliere.
In alcuni casi estremamente gravi ed in pericolo di vita sono state raggiunte anche dosi di 200 mg/kg/die senza segni di intolleranza. Nel prematuro la posologia non dovrebbe superare i 50 mg/kg/die dato che la funzionalità renale non è ancora pienamente sviluppata. Il solvente contenente lidocaina cloridrato non va impiegato nei bambini al di sotto dei 12 anni, nei quali la somministrazione intramuscolare va effettuata con la soluzione in sola acqua per preparazioni iniettabili. Controindicazioni: ipersensibilità alle cefalosporine o ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Batixim ricostituito con solvente contenente lidocaina non deve mai essere utilizzato per via endovenosa nei bambini di età inferiore ai 30 mesi. Nei pazienti con anamnesi positiva di ipersensibilità alla lidocaina e ad altri anestetici locali di tipo amidico o al cefotaxime sodico. Nei pazienti con disturbi del ritmo. Nei pazienti con scompenso cardiaco grave. Generalmente controindicato in gravidanza e durante l'allattamento, vedi uso in gravidanza e durante l'allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di iniziare la terapia con cefotaxime è necessaria accurata anamnesi al fine di evidenziare precedenti reazioni di ipersensibilità a cefotaxime, cefalosporine, penicillina o ad altri farmaci. Prove cliniche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il cefotaxime non deve essere miscelato con antibiotici ed altri farmaci. L'impiego contemporaneo di aminoglicosidi, associazione che in vitro dia origine ad effetto sinergico o almeno additivo, può essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Batixim insieme ad altri farmaci come Aerosaloneb, compresse rivestite a euro, Aeroslobiduo, compresse rivestite a euro, Aeroslobivon a euro, Aerosnebicarda a euro, Aerosnebilox a euro, Aerosnebiscon a euro, Aerosnebivololo abca euro, Aerosnebivololo altera euro, Aerosnebivololo aristo a euro, Aerosnebivololo Aurobindo Italia euro, Aerosnebivololo doca euro, Aerosnebivololo ega euro, Aerosnebivololo idroclortiazide accorda euro, Aerosnebivololo idroclortiazide doc generica euro, Aerosnebivololo idroclortiazide ega euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Milana euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Sandoza euro, Aerosnebivololo idroclortiazide Teva Italia euro, Aerosnebivololo Crca euro, Aerosnebivololo Milan Italia euro, Aerosnebivololo Pensa euro, Aerosnebivololo Sandoza euro, Aerosnebivololo Suna euro, Aerosnebivololo Tecnigena euro, Aerosnebivololo Teva Italia euro, Aerosnebivololo Zentiva euro, Aerosnobistara euro, Aerosnobizide, compresse rivestite a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Batixim durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Batixim durante la gravidanza e l'allattamento? Nelle donne in stato di gravidanza e nella primissima infanzia, il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Il cefotaxime passa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il cefotaxime non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine. Effetti indesiderati. Con le cefalosporine reazioni indesiderabili sono essenzialmente limitate a disturbi gastrointestinali e occasionalmente a fenomeni di ipersensibilità. La possibilità di comparsa di questi ultimi è maggiore in individui che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono note sindromi da sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibiotico beta-lattamico. Codice ATC. Ilunga 01DD01. Il cefotaxime è un antibiotico ad ampio spettro, particolarmente attivo anche in presenza di bilattamasi batteriche.
Il cefotaxime A attivo. In vitro. Sia, proprietà farmacocinetiche. Il cefotaxime non è apprezzabilmente assorbito dal tratto gastrointestinale, per cui deve essere somministrato per via parenterale. Dopo somministrazione IM, i picchi ematici sono raggiunti in circa 30 minuti, dati preclinici di sicurezza. La DL50 del cefotaxime somministrato per via EV, a compresa, nel topo e nel ratto, fra 9.000 e 10.000 mg/kg di peso corporeo ed A, nel cane, superiore a 1.500, elenco degli eccipienti. Batixima Euro S1 G/4 ml polvere solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare A1 flacone polvere più 1 fiala solvente 4 ml. 1 fiala solvente contiene lidocaina cloridrato 40 mg, acqua. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Batixima base di cefotaxima sodica sono cefotaxima ABC, cefotaxima EG, cefotaxima Egstada, cefotaxima Teva, cefotaxime IB, cefotaxime Milan Generics, Lirgosin, Spectrocef, Taxime, Zariviz, Zimanel. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.